Ciao a tutti, scusate la poca luce ma sta piovendo in questo momento e anche oggi andremo a scoprire il significato di molti modi di dire, come forse già saprete. Cominciamo. Numero 1. Essere anacronistico. Essere anacronistico è un'espressione che si usa quando si vuole indicare un evento, un'idea o una persona che appaiono non in linea con i tempi storici in cui avvengono. Pensate per esempio a una persona che si volesse spostare ogni giorno con un carro trainato dai cavalli nell'era delle automobili. Il termine anacronistico deriva dal greco e significa contro il tempo, appunto per indicare che non è allineato con i costumi o le idee del periodo in cui sta vivendo. Non necessariamente si tratta di una definizione negativa. Poi, numero 2, fare ammenda. Fare ammenda è un modo di dire che si usa quando abbiamo commesso un errore più o meno grosso e dobbiamo in qualche modo porvi rimedio, correggendo quello che abbiamo sbagliato o eventualmente pagando una somma in denaro come forma di risarcimento per il danno causato. Il termine ammenda deriva dal latino e ha proprio il significato di correggere qualcosa. È utile sapere che nelle regole sancite dal diritto dello Stato italiano è prevista l'ammenda come forma di pena monetaria inflitta ai condannati per vari reati che viene poi utilizzata per la rieducazione dei carcerati. Poi, numero 3, ambaradan. Il termine ambaradan viene utilizzato quando ci riferiamo a situazioni di confusione e di disordine. Questa espressione sembra derivare dalla parola Amba Aradam, un altopiano dell'Etiopia dove nel 1936 c'è stata una sanguinaria battaglia tra l'esercito italiano e quello abissino, conclusa con un massacro di civili da parte degli italiani. Poi, numero 4, avere una brutta cera. Avere una brutta cera è un modo di dire che usiamo per descrivere una persona che ha un aspetto malato, spesso con il colore del viso non naturale, magari pallido. La cera con cui si fanno le candele in questo caso non c'entra, infatti il significato è collegato all'etimologia greca del termine che significa proprio faccia, quindi è l'espressione del viso che non è buona. Lo sapevate? Numero 5. Fare il buon samaritano. È un'espressione che si usa per descrivere una persona che si comporta in modo compassionevole e che è disposto ad aiutare il prossimo. L'origine di questo modo di dire è collegato a un episodio della Bibbia e più precisamente alla parabola omonima. Gesù raccontò infatti di questo viandante samaritano, cioè che professa il samaritanesimo, il quale fu l'unico a soccorrere una persona che era stata rapinata e picchiata. Bene amici, per oggi abbiamo finito. Conoscevate questi modi di dire? Fatemelo sapere nei commenti e se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. A presto, ciao!